Allora, l'idea di venire in Slovacchia è venuta nel 1988, parliamo di idea. Noi abbiamo iniziato un'attività che è quella, oltre praticamente si faceva anche attività di commercio, ma eravamo sempre alla ricerca di qualcosa che creasse un'attività ferma, ecco. E quindi abbiamo avuto praticamente conoscenze con il direttore di una grossa società, praticamente la più grossa società che era allora, praticamente non solo in Slovacchia, aveva, secondo il direttore, una frequenza praticamente di 100.000 persone al giorno. Quindi era la Kotva praticamente, che non so se adesso sia ancora questo nome. Abbiamo iniziato questa attività, questo accordo, prima firmato a Gorizia con anche il presidente della provincia di Gorizia, tutto bene, abbiamo iniziato a cercare praticamente i fornitori, okay, per fare un pacchetto di fornitori per offrire praticamente qualcosa di veramente completo di italiano. Alla fine, quando questa attività è andata persa praticamente, evidentemente ci siamo dati da fare per trovare altro. Quindi lì c'è stata la divisione perché il mio socio era più verso attività commerciali, io praticamente non sono mai stato persona di attività commerciali perché ho fatto praticamente 25 anni praticamente lavorato in produzione, quindi mi piaceva più fare questo e questo praticamente mi ha portato vicino praticamente a fare l'attività che faccio adesso praticamente. Ecco, è nata così, evidentemente con più passaggi, tutte queste cose, ma alla fine siamo andati a finire che ho fatto questo perché l'attività che era prima, che ho seguito praticamente con la divisione di questa società che avevamo creato per praticamente distribuire i dolciari, praticamente si è sciolta perché praticamente come si è sciolto la Cecoslovacchia, si è sciolta anche loro e quindi anche la nostra attività abbiamo dovuto dividerla, perché prima praticamente sembrava che tutta la Slovacchia sarà sempre fratelli fra di loro, invece poi erano un po' meno fratelli, ecco. E quindi io ho preso la Slovacchia, il mio socio ha preso la Cechia e quindi abbiamo iniziato a fare questa attività bella che era, avevamo fatto un grande successo praticamente, però dopo alla fine si è rotto tutto, è rompeduto ed è stata anche la chiusura praticamente della società austriaca che avevamo di rappresentanza ed è nata praticamente l'idea di questa società che ho adesso a fare praticamente, sono tornato nella mia attività di produzione e oggi praticamente questa società che praticamente era nata con 7 persone, mi credo che era nato, oggi praticamente eravamo già a 100 persone, oggi siamo tornati prendendo evidentemente macchinari, sostituito, però i volumi di affari sono sempre questi, anche se affrontiamo questo momento di crisi, insomma, che non è piacevole, ma pericoloso, ma siamo qua ancora e andiamo avanti ancora. Io consiglierei loro, se sono di attività di produzione, di stare molto attenti perché in questo momento in Slovacchia, in alcune parti, manca il personale. La Slovacchia è, chiamiamola piccola come società, come paese, e quindi non ha tutto quello che ha l'Italia come praticamente pezzi di ricambio, officine di riparazione, quindi qualcosa che aiuta l'imprenditore. Qua devi arrivare e prevalentemente devi arrangiarti su tutto. Questo è uno degli ostacoli molto importanti che devono, quindi secondo me prima di venire qua devono valutare attentamente il mercato, farsi aiutare da qualcuno che sa valutare, perché sennò si rischia con gli amici di trovarsi ben inguaiati, come molte anche grosse società qui si sono trovate che non hanno personale. Quindi io direi di stare molto all'occhio, di valutare molto attentamente, farsi aiutare, come ad esempio dalla Camera di Commercio o da altre ditte che sono specializzate in questo campo, e solo allora, quando ha tutte le informazioni, decidere cosa vuol fare. Ecco, questo è il mio consiglio da fare. In tutti questi anni che sono qui all'estero
oltre a fare la mia attività, mi sono sempre dedicato a, diciamo, agli aspetti sociali, a praticamente cercare di raggrupparsi, di unire gli italiani, e in questo caso anche i friulani, perché io sono nel Friuli e sono vicepresidente del Popolare Furlan, per fare piccole attività, o anche grandi, dipende dal momento, per avvicinare il popolo, per farci conoscere per quel che siamo, ecco, e praticamente fare con loro e con anche gli slovacchi attività praticamente sociali, di contributo, di tutte queste cose. Io ad esempio anche ultimamente, pur avendo dei miei problemi di salute, sto in questo momento cercando di fare un gemellaggio tra Pozzuolo del Friuli e Jakub, che è un piccolo paesino verso l'Austria. Di dare un consiglio a cosa può fare la Camera di Commercio per migliorare, io sono un po' meno adatto in questo senso, perché oggigiorno praticamente qui prevalgono le grosse imprese, e io sono per cercare di favorire le piccole imprese. Questo è quello che io vorrei che la Camera di Commercio si dedicasse molto di più. Io credo che c'è un grande errore di valutazione quando praticamente si dice che sì, verrà il futuro, verrà la nuova tecnologia, il nuovo modo di operare, sì, ma questa roba qua sarà per pochi, non può essere per tutti. Poi noi dovremo avere da farsi col cinese che ci fa il prezzo migliore e via avanti queste cose. Questo è quello che ci toccherà praticamente nella nostra società. Sarà una parte praticamente della società che saprà arrangiarsi con le nuove tecnologie, con i nuovi metodi, con il nuovo mercato, ma la massa non avrà questa possibilità. Come? Non è possibile. Quindi c'è una tendenza a nascondersi su questo problema. Non si parla tanto dei piccoli. Altra cosa, quello che la Camera di Commercio può fare, dare una spinta a raggrupparsi. Io so che non è nella mentalità degli italiani, perché l'italiano imprenditore piccolo vuole tutto fare da solo, essere lui il capo di tutto. Invece oggigiorno si può affrontare il mercato, quello che viene avanti, se si è un po' più forti, e più forti si può essere solo mettendosi assieme. Questa è l'unica cosa che io vedo importante, che potrebbe far nascere questa idea di raggrupparsi e lavorare più in comune. Oggi come oggi l'Italia è un importante paese commerciale, ha rapporti commerciali molto buoni con la Slovacchia. Però secondo me in questo momento sta un po' diminuendo l'interesse del popolo verso l'italiano, perché troppe cose non belle sono accadute che ha abbassato la nostra immagine. Voglio dire solo questo: quando praticamente c'è stata la rivoluzione, noi da qua siamo partiti con delle persone slovacche, siamo andati a Praga. A Praga praticamente si sono collegati, questi slovacchi si sono collegati con il palco, praticamente, che al momento della rivoluzione praticamente era una grande discussione in quel momento, e quindi sul palco erano anche praticamente, la gente andava sul palco e diceva la propria. Quando siamo stati lì, il gruppo che era con noi, e di cui era anche una giornalista della Pravda, è salita sul palco e praticamente ha detto: noi siamo qua con gli italiani, noi abbiamo il piacere e la voglia di diventare come l'Italia. Ecco, questo è rimasto molto nel cuore a me. Però ultimamente siamo non più attrattivi per molti. Cioè, quello che abbiamo fatto noi in Italia non ha favorito all'estero nessuno, praticamente. Ecco, quindi la prima cosa, secondo me, bisognerebbe recuperare
un rapporto più aperto e di stima tra noi e il Paese, perché c'è molta critica verso noi, molta. Ecco, questo non ci fa bene, non fa bene ai nostri reali rapporti. Quindi c'è secondo me, se non si sta attenti, c'è una regressione, c'è un allontanamento di quello che è praticamente l'avere interesse tra i due popoli. Il buono c'è, ma non c'è in quello che siamo noi. Io non vedo che praticamente nel livello dove operiamo noi, o che la maggior parte dell'Italia opera, no, è 80 possibilità. Oggi in Slovacchia, devo dire, sono stati più furbi, perché io ero promotore assolutamente della piccola impresa, di trovare un sistema per le piccole imprese, e loro sono andati praticamente a curare le grandi imprese, e devo dire che hanno vinto loro, perché praticamente non so fino a quando, perché l'interesse dei grandi rapidamente si cambia l'interesse, si sposta il paese facilmente, ecco. Quindi io credo che siamo sempre lì, bisogna curare e migliorare praticamente quello che è la nostra attenzione e la capacità di produrre, di fare qualcosa di interessante. Io non sono, altra cosa che non mi piace, l'Italia ha la tendenza, sembra quasi che tutto è basato sul mangiare. Noi sappiamo fare la pizza, sappiamo fare quello, sappiamo fare quell'altro, ma se devo vedere un po' di pubblicità verso la capacità industriale nostra, non c'è mai. Bisogna praticamente anche dedicarsi a quello che sappiamo fare noi nel campo industriale, perché bisogna portare avanti anche questo. Noi siamo praticamente, l'Italia non vive solo di un prodotto, ma vive anche di tutto quello che è praticamente l'indotto fatto da attività industriali. E nessuno le pubblicizza, nessuno porta avanti, nessuno, sembra che non esistono. Se non c'è qualche fiera, anche quelle praticamente stanno diminuendo molto, poi in una fiera ci perdiamo assieme a 1000 prodotti, no? Di altri, ecco. Io non vedo praticamente anche che l'Italia si dedichi a portare avanti quello che è, penso, la prima attività della nostra nazione. Quindi io spingerei molto a migliorare l'informazione sulle nostre capacità industriali, pubblicizzare il rapporto del materiale, dei prodotti industriali. Questo io farei. Abbiamo anche, non so, come il protosiclotrone che è a Trieste. Chi si sente parlare? Qua si sente parlare che in Slovacchia sembra che ci sia qualcosa di russo che vuole venire avanti, andare avanti, ma c'è qualcuno che ha provato, magari non servirà a niente, che va a proporre quello che noi facciamo a Trieste. Ecco, queste sono cose che vanno fatte, perché dobbiamo uscire dalle nostre pizza, non buttarla via, non disprezzarla, non dimenticarla, ma non dimenticare che praticamente noi siamo capaci di fare ben altre cose.